Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Dal 1 di luglio cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello, un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati su Radio Rossonera. Questo è Radio Rossonera Talk. Un saluto calorosissimo da parte di Enrico Boiani, qui con me oggi a farmi compagnia e a fare compagnia anche a voi. Giacomo Mirandola, ciao Jack. Ciao Henry, ciao Morgan in regia, ciao a tutti e bentornati. Bentornati, sì, bentornato anche a Morgan che oggi metterà in onda le grafiche, ma bentornati a tutti voi. Grazie mille davvero di cuore a tutti coloro che già sono qui con noi, chi si collegherà, chi ci segue in differita. Ragazzi, ben ritrovati, siamo tornati live con il talk, siamo tornati live, Jack, con il programma classico, il palinsesto classico, no? Di Radio Rossonera, ancora non a pieno, perché poi dovrà arrivare la stanza dei bottoni, dovranno tornare gli editoriali del direttore, tutti gli appuntamenti, le clip, gli ospiti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma siamo tornati con obbligo di riscatto, innanzitutto, quello non si è praticamente mai fermato per tutta l'estate, ma anche e soprattutto con Lunchpress e Radio Rossonera Talk. Saluto infatti tutti quanti, coloro che già sono qui, chi ha messo like, quindi cliccate il pollicione all'insù, chi ha commentato, chi è iscritto al nostro canale e chi si è abbonato e pensa, Jack, ha rinnovato l'abbonamento anche durante le ferie. Se non l'avete fatto, se vi siete dimenticati, e semplicemente abbonatevi 2,99 per farci andare avanti, per far sì che possiamo andare avanti. Pensate un po', fino a il prossimo agosto non ci fermeremo mai più, quindi tiriamo dritto fino alla prossima estate, torniamo con tutti gli appuntamenti giornalieri e quindi insomma saremo sempre qua con voi. Jack, ti sei riposato? Mi sono riposato, siamo riusciti a seguire tutto, comunque a monitorare tutto, perché Radio Rossonera ovviamente non è proprio andata in letargo, diciamo, ha ricaricato un pochino le pile, ma vi ha sempre tenuti aggiornati, come al solito, con le varie trasmissioni sul canale YouTube, con i post sui social, con tutti gli articoli sul sito www.radiorossonera.it, ma comunque ha potuto anche un pochino ricaricare le pile verso questa nuova stagione che è già iniziata, peraltro. Sì. È iniziata ieri. È iniziata ieri con Milan Bari, tra poco ci arriviamo, parliamo di questo ma non solo, perché c'è da parlare anche di mercato. Andremo un pochino a, vedere un po' come sono andati i primi esordi, no? Dei nuovi acquisti, anche se, ragazzi, mettiamo un disclaimer enorme, gigante, gargantuesco, era
Milan-Bari, prima stagionale del 17 di agosto dei 32esimi di Coppa Italia. Quindi i commenti che farete voi, ma soprattutto che faremo noi, non sono dei giudizi definitivi, granitici e ineluttabili, ecco. Sono prime impressioni. Sono, esatto, first impression, esatto, delle piccole rapide review, ma ci arriviamo. Nel mentre io ringrazio Federico che si è abbonato per il 40° mese, per il 40° mese è il migliore, so che vi era mancato questo mio piccolo ritornello, fatelo tutti quanti, grazie davvero di cuore, Federico. Federico si lancia verso i 3 anni e mezzo, Va che Federico... Mica banale, Bravo anche Gabriele per il 6° mese, il migliore Gabriele, grazie davvero di cuore anche a te. Partiamo da Milan-Bari, Jack? Sì, per forza. Sì, la scaletta dice no, questo, partiamo certo, infatti, partiamo da Milan-Bari, Partiamo da Milan-Bari dalle parole di Max Allegri, dalle parole di Landucci che ieri era presente perché Max Allegri era squalificato. Non poteva proprio neanche essere inquadrato. Esatto, per quella finale di Coppa Italia famosissima, Atalanta-Juve, dove segnò? Dusan Vlahovic. No, io mi ricordo niente. Mi ricordo soltanto il tu finale. Fai finta di essere un esperto, però cancelli. Ma hai fatto finta di essere esperto di niente. Sì. No, però ricordo più la scenata finale e le minacce al giornalista di Allegri. Le minacce un po' a tutti, sì. Si era divertito quella che sera. Che calcio, Va bene, questo è il suo vice Landucci che ha parlato ieri dopo la partita. Vado a leggere quelle che sono state le sue dichiarazioni. La squadra ha avuto un buonissimo atteggiamento, non era facile, abbiamo sbagliato qualche gol di troppo, ma i ragazzi hanno fatto una partita seria. Leao come sta? Non lo so, aveva un fastidio, non volevamo rischiare più di tanto, vedremo nei prossimi giorni. Loftus-Cheek ha una forza straordinaria, deve imparare a inserirsi di più, però ha fatto una buona partita e ci ha aiutato molto. Per noi Jimenez Santiago è un giocatore importante, è arrivato il 4 di agosto, è entrato subito, ha fatto un assist, si è mosso bene, siamo contenti di lui e di tutta la squadra. In ogni allenamento tutti hanno dato il 100% e a Milanello si è creata una buona atmosfera. Adesso io metterei il punto su queste parole qua, però prima finisco. Allegri non poteva entrare nello spogliatoio, quindi non ho avuto modo di sentirlo. Lo conosco molto bene, quindi penso che sarà contento per delle cose e meno per altre. Queste le parole di Landucci. Noi possiamo tornare in studio. Ringrazio Daniele Torraco che si è abbonato per il 33° mese. Siete mancati, raga, pronti per una nuova stagione. Prontissimi. Carichi. Daniele. E per questa nuova stagione che inizierà con la Serie A il prossimo weekend Milan-Cremonese, ma l'atteggiamento, io l'ho rimarcato anche ieri durante il post partita che vi invitiamo a recuperare se non avete visto. Io prendo tanto quella cosa lì perché non era scontato che il Milan, dopo la stagione che ha fatto, ancora in divenire dal punto di vista del mercato, di costruzione, giocatori che entrano, giocatori che escono, contro il Bari il 17 di agosto entrasse in campo e in tanti giocatori avesse questo atteggiamento molto positivo. Poi sono stati commessi tanti errori, bisogna ingranare anche dal punto di vista fisico, ma di testa la squadra era connessa. Sì, per me c'erano anche questo fatto comunque la sua parte, diversi giocatori, e penso sia ai 2 nuovi acquisti Stupignani e Ricci, ma non solo, penso anche a Saelemaekers, che davano proprio l'impressione di voler anche dimostrare qualcosa fin da subito. Quindi si rendevano conto che questa partita, che sicuramente non era la partita più importante della stagione, per quanto in realtà erano 90 minuti da dentro fuori, al di fuori poi sì, del blasone, del livello magari dell'avversario, però è comunque una di quelle situazioni in cui, certo, hai giocato col Chelsea, eccetera, eccetera, ma quelle erano amichevoli, non contano niente di niente. Questa già aveva il suo primo impatto con San Siro e tutta una serie di altre peculiarità che la rendevano comunque una partita non banale. Io poi sono anche dell'idea che quando hai un allenatore, ma soprattutto un motivatore, un uomo proprio come Massimiliano Allegri in panchina, le sottovalutazioni non siano proprio un rischio. Ci sono dei giocatori che hanno giocato sicuramente a ritmi un pochino più bassi rispetto a quelli che possono essere i loro standard, penso ai primi 15 minuti di Leao, agli ultimi 20 di Fofana che letteralmente camminava e comunque gestiva il pallone più che serenamente, tutti si sono anche resi conto di che tipo di partita era, ok? Però comunque la mentalità, come dici giustamente tu, è quella giusta, e io ripeto, in queste prime 3 partite, quindi pre-sosta nazionali,
finché si tratta di calcio di agosto, premio molto di più questo di quanto poi non vado magari invece a picchiare su degli errori tecnici o soprattutto su una condizione fisica ancora non ottimale, e diversi giocatori hanno dimostrato di non averla. Sì. Andrea, grazie per i 40 mesi, anche tu, tra i migliori. Tare di essere vero, dopo ci arriviamo, dopo parliamo di Tare, sia per le dichiarazioni di ieri, sia poi per quello che sta anche accadendo proprio negli ultimi minuti, che riguardano Okafor, ma ne parliamo dopo. Adesso parliamo invece di Samuele Ricci, che ieri ha esordito da titolare contro il Bari. Andiamo a leggere le sue parole con la seconda grafica di giornata. E poi arriviamo anche qui, partiamo con i non giudizi, ripetiamo, non vogliono essere dei giudizi, perché già ho visto in chat qualche commento, ma come si fa a giudicare un giocatore da una partita? No, sono delle prime impressioni, magari se ci piacciono o meno certe caratteristiche, come le abbiamo viste a livello di testa, di atteggiamento, eccetera, ma tra poco ne parliamo. Emozioni bellissime che rimangono per sempre, la presentazione fa un certo effetto, scendere in campo con Modric anche, sono molto contento per me e per la squadra, stiamo crescendo, abbiamo tempo, stiamo lavorando, la cosa che mi piace di più è dare equilibrio, tappare il buco che viene lasciato dal compagno, dal difensore che si alza, con io che mi abbasso, o fare delle rotazioni al centrocampo con Fofana a fare il mediano e io da mezzala. Il Milan, sto vedendo tanta disponibilità e tanta professionalità da parte di tutti, sono sorpreso dai tifosi, pensavo fossero tutti al mare e invece hanno riempito lo stadio. Modric, ho trovato un ragazzo super umile e molto disponibile con tutti ed è un esempio per me. Leao spero stia bene, speriamo si sia fermato in tempo e non si sia fatto niente al polpaccio. Yashar è un ragazzo top, ha delle grandi qualità, si deve ancora un po' integrare, ma lo sta facendo benissimo perché è molto intelligente. Queste le parole di Samuele Ricci. Morgan, mettimi anche la grafica numero 3, così iniziamo ad addentrarci nei nuovi, sì, per cortesia Morgan, gentilmente. Per gentil cortesia. Esatto, come diceva Achille Lauro al McDonald's, cortesemente la grafica numero 3, grazie. Che mi dici di Samuele Ricci, da non confondere con Pippo Ricci? Da non confondere con Pippo Ricci, Milano, perno della nazionale italiana di basket. Allora, Samuele Ricci è un giocatore che a me personalmente piace. Secondo me è stato di quest'estate l'unico acquisto, diciamo, non vero e proprio di Tare, perché secondo me le tempistiche con cui è arrivato mi fanno pensare che la trattativa fosse già estremamente ben instradata prima. Quindi diciamo che se Tare ha messo mano a questo mercato, credo che l'arrivo di Ricci e l'addio di Reinders siano le due cose su cui non ha avuto molta voce in capitolo. E secondo me per qualità-prezzo, perché voleva Ciacca Tare, quindi. Tra l'altro, anche perché per me per qualità-prezzo è stato un buon colpo. Ieri abbiamo usato spesso questa parola, te la rubo, è stato molto scolastico, ha toccato un buon numero di palloni, si è abbassato tanto per giocare. Questa rotazione di cui ha parlato per esempio con Fofana, che si abbassava a fare il mediano e lui la mezzala, io ieri non l'ho mai vista sinceramente, anzi ho visto sempre un Fofana seconda punta, praticamente un Ricci estremamente mediano. Però comunque come prima prova ci può stare, tenendo conto che secondo me Ricci sarà, diciamo, un pochino un ibrido tra un terzo titolare barra una prima riserva, nel senso che io credo che Fofana e Yashari saranno, diciamo, gli intoccabili. Il terzo per completare il reparto credo che sarà Luka Modric, in alternanza con Samuele Ricci, quindi diciamo non lo vedo come un quarto ma neanche come un titolarissimo, ecco. Tu metti Loftus fuori proprio da questi radar di... Come titolarità per me sì, anche dopo le parole di Landucci di ieri? Sì, sinceramente sì, perché allora Yashari per quello che l'hai pagato è chiaro che deve essere titolare, sì, punto, non ci sono dubbi. E Fofana, per quello che ho visto, almeno in questo inizio di stagione, perché ho visto soprattutto un'ottima gamba, per me Fofana gioca, appunto, non può non giocare. Certo, in determinate circostanze, magari rispetto a ieri, non deve sempre marcare l'over 8,5 tiri a partita, visto che secondo me ha dato che a portare palla, diciamo, dalla sua metà campo, portarla su, ce l'ha, quando poi c'è da andare a battere a rete, ce però l'ha ha cambiato, hai visto? L'anno scorso le lanciava al secondo anello Yusuf, quest'anno le strozza un pochino troppo, non so, ha cambiato. Cioè, il risultato però, cambiando l'ordine degli addendi, il risultato tendenzialmente stenta a cambiare. Ricci comunque per me promosso come suo esordio, un po' San Siro l'ha sentito, però è riuscito abbastanza, diciamo, a gestirlo. Io credo che abbia bisogno ovviamente di un pochino per mettersi in moto.
anche per me è stato, come ne abbiamo parlato ieri sera, no, durante l'intervallo e anche nel post partita, abbastanza ordinato, senza diciamo picchi, senza esagerare, però c'è stata una cosa in cui per me è stato fondamentale e spero che possa farla poi più e più volte nel corso dell'anno. Ha fatto 2, 3, 4 volte una specie di tagliafuori quasi cestistico, quando il Bari, in quelle occasioni in cui il Bari, magari per un rimpallo, magari perché vinceva un contrasto fisicamente, riusciva a prendere palla in tre quarti. Lui non andava sul pallone, lui andava dritto sull'uomo a mettere il fisico, perché o Fofana o Loftus-Cheek a quel punto andavano sul pallone e gli prendevano la palla all'avversario. E questa cosa l'ha fatta 3, 4, 5 volte ieri il buon Samuele Ricci, e quindi per me, come scrive Ottava CL, anche se Ottava CL non è abbonato e quindi non dovrei leggergli il messaggio, ma glielo leggo, è un ragazzo molto intelligente. Se ci pensi, peraltro, è paradossale che in un centrocampo Fofana, Loftus-Cheek, Ricci, quello che vada a usare il fisico è Ricci, che è nettamente il più minuto dei tre Ma per guarda che è struttura. minuto, Però è ma... sì, è coriaceo. Bravo, termine... È sicuramente coriaceo. A me personalmente, Termine appunto, giusto. proprio mi piace come giocatore. Adesso voglio vedere, secondo me, quando troverà un pochino più di fiducia, che aggiunga queste sue qualità difensive, che comunque ben vengano, visto che quella parola con la E, che adesso, vabbè, userò, ma voglio usarla poco quest'anno, che è equilibrio, che abbiamo usato 1 milione di volte l'anno scorso. Adesso con lui, con Saelemaekers, magari finalmente questa parola con la E diventa talmente standard, talmente abituale, che magari non dobbiamo più Io direi usarla, con Allegri diventa usarla così standard quella tanto. parola Però lì. adesso appunto voglio vederlo anche in fase di impostazione in avanti, un po' più coraggioso. Comunque anche per me è promosso. Simone Platini o Platini, chi lo sa, non lo so. Grazie per i 40 mesi. Yusuf da puntare forte al Fanta, ci scrive Simone. Grazie davvero di cuore per l'abbonamento, sei il migliore anche tu. Noi passiamo a un altro centrocampista, tanti sono centrocampisti per forza di cose in queste grafiche, quindi Modric, sì, buonanotte. Morgan, cortesemente e gentilmente mi metti la grafica 4, non parliamo di Modric, parliamo di Ardon Yashari. Allora, Chat, scatenatevi su Yashari, ripetiamo per l'ennesima volta, era il Bari, 17 di agosto, la prima, è arrivato tardi, tutte le solite cose. Come l'avete visto? Allora, la gamba non è ottimale. Questa è stata la mia prima impressione. San Siro fa il suo effetto, sempre. Detto ciò, quello che ho visto nelle amichevoli mi ha fatto molto ben sperare, nell'amichevole di fatto che lui ha giocato. Ieri un filino meno brillante, si è anche proprio magari anche nascosto un pochino di più, è riuscito a stare un po' meno nel vivo del gioco. Io l'impressione che avevo proprio mentre correva era che lui venisse da un carico di lavoro piuttosto rilevante nelle gambe, perché mi sembrava proprio che non girassero bene. Ok, però va detto che sappiamo, perché abbiamo vissuto questi 2 mesi di telenovela Yashari, immaginiamo che in quei 2 mesi sicuramente si sarà allenato, ma non può essersi allenato Come se, al 1000 certo. per 1000. Per me il talento c'è, la qualità c'è, qualcosa comunque già si inizia a intravedere. Io credo che diventerà un giocatore estremamente importante per il centrocampo rossonero. Anche per me ieri, per me, e ci può stare perché è un ragazzo giovane, cioè penso che sta cosa sia durata ieri, magari durerà un altro paio di partite a star larghi e poi svanisce. Ieri per me, per un ragazzo che arriva dal Bruges, un pochino e soprattutto che entra in campo con Modric a fianco, Sì, tra l'altro. un pochino di emozioncina c'era. Poi magari cioè, ripeto, io sono straconvinto che, come dire, questa cosa svanirà. Ecco, magari se per De Ketelaere è durata tanto dal punto di vista mentale, non ha mai fatto il click, non ci è mai riuscito, sono abbastanza convinto che su di lui questa cosa possa svanire agilmente. Siamo in attesa su Yashari, direi, dai,
per me non starei a giudicarlo. No, proprio. sì, perché poi secondo me il discorso, come dici giustamente tu, come ha detto anche Ricci, per esempio, nella sua conferenza, è che Modric è Modric, e avere di fianco Modric è avere di fianco Modric. Ecco, dai, Non andiamo è- a vedere la grafica 5 allora. Cioè, non è una cosa banale, però credo che se adesso può essere un motivo di maggiore tensione, basti pensare che entrando proprio insieme, quasi l'ingresso in campo di Yashari è stato messo in secondo piano dall'ingresso in in terzo. campo di Luka Modric, però credo che avere di fianco Modric adesso è un pochino motivo di tensione, ma credo che sul lungo, e con lungo intendo 2 o 3 partite, diventerà invece un enorme surplus, perché tra l'altro per il tipo di persona che sembra essere dalle varie interviste che ha sempre rilasciato, non mi sembra quello che viene lì e ti fa pesare che lui è Luka Modric, che lui ha No, vinto un pallone d'oro, anzi. ma che anzi ti dice guarda, fidati di me, che sono Luka Modric, ho vinto un pallone d'oro, se Ecco. fai così diventi un mostro. Ecco, come valutate l'esordio di Luka Modric, ragazzi? Calcio. Sì. Se io ripeto, poi l'avversario era di un livello molto più basso di te, però contando che l'anno scorso noi abbiamo fatto fatica anche contro avversari dal livello molto più basso del nostro, nella scorsa stagione, quindi non starei troppo a fare qua gli splendidi, vabbè dai era il Bari, sì l'anno scorso col Bari non so se vincevamo noi, Ah, ma come qualcuno ha ricordato in chat, si è ben usciti col Feyenoord dalla Champions ecco, League. appunto, con le riserve del Feyenoord. Con le riserve del Feyenoord. Quindi, ecco. Però ragazzi, questo entra in campo, cioè è Luka Modric, cioè va a prendersi la palla in mezzo ai centrali, sulla fascia, a destra, a sinistra, ha fatto 20 minuti, quanto ha giocato? Mezz'ora forse, un po' come 25, è entrato mi pare 65esimo. 25 minuti, ha fatto quasi solo tocchi d'esterno, andavano tutti dove voleva lui. Non ha fatto gol per me perché non ha voluto farlo. Stessa Per me impressione. non ha voluto farlo perché avrebbe potuto, ma ha detto piuttosto magari proviamo a farlo fare a qualche altro ragazzo che deve trovare un po' di fiducia in quell'occasione lì. Ha fatto 2 o 3 finte di corpo che nessuno ha capito niente, credo neanche i suoi compagni di squadra. Che gli vogliamo dire? Speriamo che ci regali una stagione sana, cioè in cui lo possiamo vedere tutte le partite a San Siro. Cioè, Sì. a me basterebbe questo da Luka Modric, vederlo live tutte le partite a San Siro e poter godere del calcio che fa. Perché lo vedi proprio che è un altro livello. Un altro Sì, livello. ma palesemente. Poi ovviamente ha portato anche un pochino di entusiasmo perché è stato sicuramente il più acclamato alla presentazione, all'ingresso in campo, veniva applaudito a ogni pallone A ogni toccato, tocco, sì. e quando è andato a battere a un certo punto 2 corner e quel settore di stadio dove andava a battere ovviamente si alzava in piedi, lo applaudiva. È comunque un pallone d'oro, ragazzi. Cioè, io ci ripensavo ed è Ronaldinho che il Milan non vede un pallone d'oro. Non è cosa da poco, non è cosa banale. E anzi, per esempio, io ieri estasiato, ed è una cosa banalissima, cioè una cosa che Modric fa letteralmente da seduto, ma che sono tanti anni che non vedo fare per bene al Milan. Ha fatto un paio di cambi gioco, anche di alleggerimento in difesa, Sì. ma che proprio, cioè, sono sulla fascia di destra, voglio far arrivare il pallone sulla fascia di sinistra e non lo faccio passando da il Sì, terzino, fa il tutto centrale, il giro, l'altro sì. centrale, che nel frattempo perdo 72 tempi di gioco, ma vado con un passaggio dritto, diretto da quella parte lì. E lui lo fa con facilità. Cioè io credo che Modric, anche giocando al 40, 45, 50% in tutte le partite un po' più facili, può comunque fare ampiamente la differenza. Caro Luca, per piacere, facile, grazie di star bene tutto l'anno o comunque il più possibile, perché è stato davvero bello vedere in Sì. campo al Milan di nuovo un giocatore di questa categoria, citando il nostro allenatore qui. Ringrazio Mario Colombo per il 6° mese. Non era il caso di tenere Camarda visto Jimenez? Una provocazione che magari proviamo a rispondere alla tua domanda anche nei prossimi giorni, perché poi ci addentriamo un pochino di più verso l'inizio del campionato. Visto che il Lecce sarà la seconda, tra l'altro, partita. Tra l'altro, quindi magari sull'attacco faremo dei ragionamenti ulteriori. Grazie mille per essere anche tu il migliore, insieme a The Red 91100 per il 29° mese. Modric 12° uomo, troppo vecchio per fare il titolare. Non lo so. Cioè, nel senso, Vedremo, io credo che si alternerà, farà qualche partita da certo, titolare, magari qualche partita l'ultima qualche mezz'ora. partita da riposo la farà in Vabbè, più. quello classico. Però ecco, se tu lo vedi, cioè, io Allegri lo vedo in allenamento, vedo che sta bene, cioè come vai a dirgli senti Ciccio gioca Loftus Cheek, cioè come fai? Non lo fai. No, piuttosto lo metti subito, poi se al 45esimo magari sei riuscito esatto. hai quel doppio vantaggio
che non è così comune con Allegri, lo sappiamo, però vediamo, magari poi allora lo tiri fuori, dici, vai, gli ultimi 45 te li risparmio. Tra l'altro Grazie The Red... anche a, scusa, Matt Vai, scusami. Albini che ci ha abbonato per il 37esimo mese, finalmente siete tornati a pieno ritmo, ci siete mancati anche voi ragazzi, anche voi in spiaggia con uno spritz in mano. Mi stavate mancando. Io non ero in spiaggia, quindi a me siete mancati per no, davvero. sto scherzando, davvero, davvero. Anche perché poi mi mettevo a parlare di Milan con i miei amici, quindi ho detto forse... No, io invece forse quello un al po' di contrario, non sono andato al mare, ma ho cercato di prendermi una pausa dal Milan, nel senso al di fuori di quello che dovevo fare lavorativamente parlando. Ho cercato io di prendermi di fare un po' di detox Non ce la faccio. personale. No, ti dicevo, The Red Sì. mi fa molto ridere che scrive: il pallone di Modric è radioguidato, non c'è altra spiegazione. Vero. Ma ogni tanto l'impressione è proprio quella lì. Sì, sì, l'impressione è che... Perché magari la palla parte dritta, poi l'uomo è un po' spostato e gira. E dici, ma come ha fatto? Cioè, è impossibile. lo comanda con dei sensori attaccati alla testa. Bravino, ragazzo. Sì. Adesso, Jack, arriviamo al nome della discordia. Sì. Perché qua è veramente il nome della discordia questo. No, non tirarti sulle mani. Io sono pronto. Grafica 6, Morgan. Il buon Pervis, che ho letto, ho ascoltato, è stato massacrato a destra e a sinistra per la partita di ieri. È vero. Allora, diciamo, partiamo da questo presupposto. Noi ieri siamo rimasti un pochino stupiti da quanto è stato criticato per la partita. Lungi da noi dire che ha fatto una partita perfetta, No, anzi, o ottima, forse è stato il buona. peggiore, tra virgolette. Però l'impressione, sempre tenendo conto di tutte le discriminanti che abbiamo già elencato per Ricci, per Yashari e bla bla bla, dallo stadio l'impressione non è stata di una partita così negativa. No, anzi. L'impressione è stata lacune difensive importanti. Sì. Perché E quindi- comunque, e quelle le avevamo già un po' viste nelle amichevoli. Sì. Però un conto è se, anche se un amichevole ti salta all'esterno del Chelsea o del Liverpool, un conto è se ti salta all'esterno del Bari. Ok, questo è fuori di dubbio. Però quello che a me ha stupito, la cosa che ha stupito te non te la rubo, te la lascio dire dopo. Grazie. Quello che ha stupito me è quanto era già dentro. È vero che il Milan all'inizio, soprattutto nel primo tempo, ha giocato molto di più sulla sinistra di quanto non abbia giocato sulla destra. Infatti Saelemaekers nel primo tempo non ha toccato un'enormità di palloni, ne ha toccati di più Pulisic. Ma lui, visto che Pulisic spesso un po' si accentrava, estremamente partecipe alla manovra, Molto nel vivo del soprattutto gioco. offensivamente, mediamente coraggioso, perché comunque ha provato qualche cross, qualche sgambata, si è inserito tante volte, anche se molte volte poi non è stato premiato effettivamente dal lancio o dal passaggio. A me personalmente non è dispiaciuto. Certo, non è Teo Hernandez, non diventerà Teo Hernandez mai. Questo dobbiamo togliercelo dalla testa. Vabbè, ma cioè, Teo Hernandez ce l'avevamo. Cioè, nel senso, volevamo restare con Teo Hernandez, Ti bastava tenevi Teo tenere Teo Hernandez. Hernandez senza fare le guerre puniche perché era figlioccio di Maldini, mi verrebbe da dire. È andata come è andata, era magari anche arrivata al capolinea la storia di Teo col Milan per i soliti motivi di cui abbiamo parlato fin troppo. È arrivato sto ragazzo. Non è Teo, ma perché, ragazzi, in 3 forse sono Teo al mondo in questo momento. Uno qua. è Teo. Uno è Teo, gli altri 2 sono Alexander-Arnold. No, parlo di sinistra. Ah, Sono sinistra. Nuno Mendes e Alfonso Davis, che però arriva da un infortunio, forse. tra l'altro. Quindi non è Teo e lo sapevamo e va bene. A me non è dispiaciuto più che altro perché ho letto già come Emerson Royal, ma ragazzi forse non vi ricordate le partite di Emerson Royal, che gli arrivava la palla e dovevi farti il segno della croce perché non sapeva cosa fare, aveva un po' di paura, giocava anche lui un po' frenetico. Sto ragazzo invece, quando ha la palla tra i piedi, gli arriva la palla, a me è sembrato iper calmo. Cioè, proprio che avesse già idea bene in testa di cosa fare, cosa non fare. Poi, per carità, dietro, cioè, gli è scappato dietro 2 volte Partipilo, che voglio dire, non parliamo di Gareth Bale, parliamo di Partipilo, per carità. Con tutto il rispetto per Con tutto il Partipilo. rispetto per Partipilo, che ieri è entrato anche bene. Però comunque non mi è sembrato una tragedia greca la partita di Stupignana. È stato il peggiore tra tutti? Probabilmente sì, perché dietro ha lasciato giù qualcosina. Io personalmente ne ho visto almeno un paio che mi hanno convinto meno. Però dai ragazzi, cioè, a me non è sembrato un dramma a olio su No, tela. allora cioè. sicuramente Era secondo la me prima partita. Sì, poi. sì, allora se veramente è questo, bisogna tenere in considerazione che probabilmente dietro andrà un pochino aiutato.
magari da un centrocampista. Insomma, in qualche modo bisognerà trovare un pochino la quadra per dargli una mano dietro. Ora, chi scrive che farà panchina, al di fuori, esatto, cioè, al di fuori della qualità del giocatore, ragazzi, di lì c'è solo lui e Bartesaghi. Non credo, cioè, nel senso, dubito che o faccia. gioca Salmacher da quel lato lì largo, o Alejandro Jimenez, non lo so. Piuttosto Alex, però cioè, che possa far panchina Bartesaghi mi pare improbabile. Io in ogni caso non gli butto la croce sopra perché mi sembra molto È presto. rimandato? Vogliamo dire rimandato? Promosso? Per me il 6 ce l'ha comunque. Sì, ma infatti anche per me. Cioè, per me di base è promosso. È chiaro che dietro deve migliorare, ma io sono convinto che se c'è un allenatore con cui migliori difensivamente, cavolo, è Max Allegri. Quello che abbiamo noi. Per me. No, chiaro. Poi vedremo. E davanti secondo me qualcosina ti può dare. Ricordiamo che è già andato lui in 90 minuti ben più vicino al gol di quanto non sia andato Emerson Royale in un anno. Sì, tra l'altro. Poi lì non si è girato benissimo. No, però ho letto critiche eccessive. Cioè poi ragazzi arriva come... Cioè, ragazzi, chi arriva... il terzino sinistro che arriva adesso al Milan, cioè lui, in questo caso... Cioè tu arrivi dopo 5 anni, 1,5 da buttare nel cestino, va bene, però sono stati 5 anni del miglior terzino in Italia e tra i migliori d'Europa. Al mondo. Quindi non è che anche c'è il paragone, è ovvio che nasce, ok? Ma lo sapevamo. Però per me poteva andare molto peggio. Poi, sì, vediamo. Se resta ferma sta partita esatto. con avversari più forti, quindi diventa tragica la sua prestazione, lo diremo, saremo qui. Sì, per me a fine settembre se ne riparla. Cioè, fine settembre, quando il Milan avrà iniziato a giocare tante partite, ci sarà già stato il primo big match, perché c'era Milan-Napoli a fine settembre. Quindi, tra l'altro, un big match non proprio il più banale dei big match. Lì allora potremmo dire, ok, probabilmente. Però vedi, anche adesso in chat tante opinioni discordanti su questo ragazzo. Vabbè, staremo a vedere cosa combinerà. Avrà tempo di dimostrare, visto che di fatto non ha una vera e propria alternativa. Chi invece non ha più tempo, Jack, di dimostrare nulla, nel senso che chi ha avuto, chi ha dato, è Noah Okafor, grafica numero 7, perché sta andando in Inghilterra, in Premier, al Leeds, a titolo definitivo. Ha una discreta sommetta. Ha una cifra vicina ai 20 milioni. E quando prima si parlava di Iglitare, che sta cucinando, come dicono i giovani d'oggi, sì. A livello di uscite, poi possiamo dire che magari Okafor avrebbe potuto essere utile, no? Soprattutto nel periodo in cui Leao magari non partirà in campionato. Adesso stiamo a vedere cosa attendiamo Leao, news attendiamo news, ce lo state chiedendo in tanti, ancora non si sa nulla, se non che ha sentito indurire il polpaccio e si è fermato, e per precauzione hanno smesso. Poi magari non c'è niente, magari invece ha qualcosa, non lo sappiamo e quindi non possiamo dirvelo, aspettiamo notizie dal Milan a riguardo. Dicevo, possiamo dire che Okafor magari avrebbe potuto fare di più per il talento che ha, magari sì, magari no. Fatto sta che, idem stesso discorso su Malik Thiaw, no? Che per me dei 4 era migliore dei centrali che avevamo, no? Però vende Malik Thiaw a 40 milioni, che non sono Kalulu 13 alla Juventus, sono 40 Thiaw al Newcastle, e Okafor a 20 al Leeds. Dopo 6 mesi di cosa panchina. Vogliamo dirgli a Iglitare? Dopo 6 mesi in cui a Napoli ha fatto 2 apparizioni, 3? Credo al massimo, sì. Allora, io l'ho detto, questo mi prendo il merito di questa cosa, io l'ho detto subito che secondo me per gli esuberi che aveva il Milan, Tare avrebbe, cioè io avrei giudicato Tare sulle uscite, non sulle entrate. Ovviamente non sulle uscite facili, tipo quella di Reinders, che nel senso vendere Reinders ero buono anch'io, ma sulle uscite difficili, e parlo di Lazetic, e parlo di Okafor, e parlo di Pellegrino, oppure quelli che adesso vi hanno dato via magari in prestito, come può essere Bondo, come può essere Terracciano, come può essere Morata. Lorenzo Colombo, Alvaro Morata, tanti, ok? E poi è riuscito ha anche scelto, tra molte virgolette, di vendere magari dei giocatori che non era previsto che venissero venduti, ma secondo me iper massimizzando l'incasso su quei giocatori, e in questo caso parliamo di Malik Thiaw.
Ora, cessione di Okafor. Andava sfoltito per me il reparto, tra virgolette, esterni d'attacco. Non avrei tolto lui. Io avrei cercato di vendere, però immagino ci abbiano provato, ma credo non stiano arrivate offerte. Per me quello da tentare di tagliare era Chukwueze. Per il semplice fatto che Okafor è buono sia in un tridente che a due, perché Okafor può fare serenamente la seconda punta in un attacco a due, perché era il più portato a stare sulla sinistra eventualmente, quindi a fare diciamo la vera e propria riserva di Leao, mentre invece di là adesso ce ne sono, adesso è come se avessimo diciamo un sinistro e 3 destri, perché di là ci sono adesso Pulisic, Chukwueze e Salmakers. Torniamo in studio intanto, Morgan. Sì, però 20 milioni sono 20 milioni. Se adesso vengono la discriminante è sempre quella. Se vengono utilizzati e vengono utilizzati bene, allora sì, cioè per me 20 milioni per Okafor, 20 milioni se non erro è un po' più di quanto non abbia speso il Milan per acquistarlo 3 anni fa, una roba del genere. Lo aveva preso a 13, 15 circa. Quindi è un bel po' di più. Sì, è una bella plusvalenza. Ok, parliamoci chiaro, Okafor è un giocatore che secondo voi è migliorato da quando è al Milan? No. E non solo tu fai plusvalenza, se va bene è rimasto lì. E tu non solo fai plusvalenza inteso come, cioè lo sapete come funziona, un giocatore si ammorta negli anni, quindi anche se l'hai pagato 30 al suo ultimo anno di contratto lo vendi a 15, magari hai fatto plusvalenza lo stesso. Qui non solo hai fatto plusvalenza, ma l'hai proprio venduto a molto di più rispetto a quanto non l'hai comprato. E per me Okafor ha fatto molto meglio a Salisburgo di quanto non abbia fatto il Milan. Sì, esattamente. Poi nei prossimi giorni faremo letteralmente, visto che alla proprietà attuale piacciono, li facciamo anche noi i conti e quindi ci mettiamo a fare bene il conto di quanto abbiamo speso, quanto abbiamo incassato per capire un po' qual è lo spazio di manovra, posto che ragazzi non verranno rispesi tutti, lo sapete, lo sapevamo, lo sapevamo tutti, anche perché non giochiamo né la Champions League, né l'Europa League, né la Conference, né niente di niente quest'anno, quindi per forza di cose un po' di dindini, di soldini andranno messi da parte. Però l'attaccante serve, perché giustamente qualcuno qua inizia a dire ma se manca Leao adesso, a parte che abbiamo capito che si può giocare 3-5-2, che mette gli esterni a fare le punte, perché ieri siamo partiti con Leao e Pulisic davanti di base, con Salmaker che ha fatto entrambe le fasce, a una certa, quando è entrato Musa è andato di là. Non penso perché Musa l'ha messo esterno e non a centrocampo. Esatto, non penso quindi che ci sia un dramma epocale se manca Leao dal punto di vista proprio della struttura di rosa. Metti Jimenez e Pulisic o metti Salmaker dall'altro lato, in qualche modo fai, credo. È ovvio che l'attaccante serve, però l'attaccante va comprato. Sì, per me soprattutto se si andrà verso questa diciamo deriva. Allora, premesso che ieri il modulo è stato fluido, perché passava da 4 a... in realtà 3 non è quasi mai stato, passava da 4 a 5 in realtà, abbassando Saelemaekers ancora più accentuatamente quando è entrato Musa, che a un certo punto in una fase di non possesso nel finale si è proprio messo in linea, ed erano in 5 in linea dietro. Però in possesso è stato molto spesso un 4 dietro con Tomori che faceva il vero e proprio terzino, tanto che fa l'assist lui su cross per Rafael Leao per il gol dell'1-0. Bisogna comprare un attaccante di sicuro, un centravanti proprio con caratteristiche un po' più simili tra molte virgolette a quelle di Jimenez, inteso come una punta, cioè più attaccante e meno esterno d'attacco, perché gli esterni d'attacco adattati a fare attaccanti secondo me sono soprattutto la soluzione in alcune partite, ma te ne tolgono altre in altre partite, quindi ha bisogno di un altro giocatore che sia un vero e proprio 9 come lo è Santiago Jimenez, possibilmente con caratteristiche un po' diverse chiaramente da quelle di Santiago Jimenez. Per giocare a 3 invece, cioè se dovesse diventare un'idea un po' più concreta quella di giocare a 3, allora a quel punto secondo me non solo ti manca un attaccante ma ti manca anche un centrocampista, un difensore centrale. Quello è un altro discorso da affrontare, quello lì. Grazie Luca per l'abbonamento per il 39esimo mese. Luca, sei il migliore. Henry, ti posso suggerire Mika Bireth del Monaco? Caro mio, lo conosco bene e mi piace anche tanto. Ancora un po' verde, come si suol dire, nel senso che ancora deve mangiarne di cereali sotto marca prima di
diventare un attaccante di quelli big, di avere l'hype magari dei Gyökeres, dei Seško, di quei giocatori che quest'anno sono andati in Premier. Buongiorno. Ma bel giocatore, caratteristiche interessanti, può venire fuori molto bene. Dicevo, non è una credenza mia di volere l'attaccante, non è neanche tua, cioè nel senso lo pensiamo, ma quel che conta è che lo pensa Iglitare. E quindi andiamo a leggere le sue parole, grafica 8. Igli non si nasconde, oserei dire. Igli dritto per dritto. Igli Dritto per dritto tale. Ti ricordi quando c'erano i nomi in mezzo su Facebook? Sì, che sempre, grande epoca. Ecco, e lui è Igli dritto per dritto Tare. Ringrazio Giuseppe per i 5 franchi. Se vendi sia Okafor che Chukwueze, magari in prestito, dovranno comprare un'alternativa offensiva. Poi anche l'attaccante e un difensore centrale. Ma allargherei così tanto, è ovvio che sì. Se vendi sia Okafor che Chukwueze, esatto. allora sì. Sì, di esatto. sicuro. Højlund è un'opzione buona per noi, lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile e le cose possono cambiare in ogni momento. Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione, sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo. Vlahovic, anche lui è un'opzione, come le altre. Un attaccante deve arrivare. Abbiamo preso tanti giocatori a centrocampo, il nostro progetto, la nostra priorità è quella di intervenire a centrocampo, così da poter dominare le partite. Con l'arrivo di Modric, Yashari e Ricci abbiamo alzato il livello tecnico della squadra. Modric non è stato difficile, lui da bambino tifava Milan, mi ha ricordato me ed è stato bellissimo parlarci. Allora, arriverà l'attaccante? Non ho più dubbi a questo punto perché l'ha detto proprio chiaramente e ha anche fatto capire, questo secondo me è importante, che non verrà comprato un attaccante per comprare un attaccante, ok? Cioè per dire ok l'abbiamo comprato o per dare il contentino, ma verrà comprato un attaccante Embolo, come si suol dire. No, cioè io qui comunque leggo, questo allora, è italiano, poi sappiamo Tare non è italiano, magari sei un po' confuso, però sappiamo che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo, quindi non comprarlo per il gusto di comprarlo, ma comprarlo perché serve, comprarlo che abbia un'utilità, comprarlo con determinate caratteristiche. Questo è quello che io intendo, ecco, dalle parole di Tare. Mi piace Tare, mi piace come lavora, mi piace come comunica. Allora, mi piace che comunica. Mi piace che comunica. E mi piace anche come comunica, perché noi lo sappiamo, il mercato è per antonomasia il periodo dell'anno delle, perdonate l'espressione un po' dialettale, delle fregnacce. Che stanno ronzando attorno e credo ne abbiano anche punto. Delle bugie, delle dichiarazioni incomprensibili, enigmatiche, di tutta una serie di silenzi, vaghezze varie. Lui è andato dritto. Sì. Compriamo un attaccante? Sì. Højlund è un profilo. Vlahovic è un altro profilo. Sì, uno da lì deve arrivare. Cioè, li stiamo valutando tutti e due. Sono opzioni. Nessuno se li ha inventati quei nomi lì. Sono reali. No, è vero. Assolutamente vero. Andiamo a vederli un pochino questi due nomi reali che ormai li conosciamo a memoria fin troppo bene, ovvero Rasmus Højlund e Dusan Vlahovic. Grafica 9, queste le possiamo anche tra virgolette esaurire in rapida successione, la 9 e la 10, prima passando dal danese ex Atalanta, ora in forza al Manchester United, ovvero Rasmus Højlund. Morgan, mettimi pure la grafica numero 9. E poi cosa sta succedendo alle grafiche? Ok, eccolo qua, Danimarca, 2003, 1,91, ingaggio accettabile per essere un giocatore della Premier League. Un giocatore della Premier League è pagato come un magazziniere praticamente. No, adesso vorrei fare il magazziniere se questo fosse in Premier League. Esatto, lo stipendio. Comunque questi sono i numeri, non ha mai fatto più di 20 gol, non ha mai giocato nemmeno più di 3.500 minuti, cioè ancora in divenire anche qui la carriera di Rasmus Højlund, deve ancora un po' trovare la quadra definitiva, posto che è finito in una giungla, perché questo è il Manchester United. E c'è finito presto. C'è finito molto presto. Quello per me è stato un po', tra virgolette, l'errore, nel senso che è vero che comunque quella cifra lì l'Atalanta sicuramente l'ha spedito e anche, detto brutto, anche volentieri, suppongo. Beh, penso di sì. Però il discorso secondo me è anche sempre un po' legato al fatto che non era probabilmente pronto per quel tipo di panorama, una squadra che per lui significa tanto, non l'ho mai nascosto, il Manchester United, secondo me anche questo ha inciso, tra virgolette, in negativo, però tenete sempre conto che oggi come oggi il Manchester United è una di quelle squadre che qualsiasi cosa tocca la rovina. Sì. Perché anche lo Zirkzee visto quest'anno, il contrario di Remida praticamente. Esattamente, proprio l'opposto.
io guardo a Zirkzee, che è un giocatore che a me è sempre piaciuto tanto, che speravo venisse al Milan, era praticamente Più fantasma arrivato. di Højlund, Zirkzee ad oggi. Più Cioè, fantasma lui di Højlund. Zirkzee veramente, e soprattutto lo United non ti dà tempo, perché continua a comprarti sopra. Cioè tu non fai 40 gol la prima stagione, boom, e allora dopo non compro Zirkzee. Zirkzee non fa 40 gol la prima stagione, sesco. Tranquillo, tanto loro possono. E quindi serenamente lo fanno. Comunque la doppia cifra l'ha sempre raggiunta, è chiaro. Allora, se arriva e fa 10 gol va bene, non se li fa in 52 presenze, premesso che il Milan non giocherà 52 partite quest'anno, quindi non è un rischio. Per me se fa 10 gol giocandone una ventina, di cui 12-13 da titolare e le altre magari da subentrato, allora va bene. Se cominciano a somigliare ai 16 dell'Atalanta, allora va molto bene. Bisogna dargli un pochino di tempo. Se dovesse arrivare lui, bisognerà comunque, secondo me, dargli un pochino di tempo per rimettersi un pochino in bolla dopo 2 anni, essere. o soprattutto l'ultimo anno difficile, secondo me, anche da un punto di vista umano e personale. L'altro è Dusan Vlahovic, qua molto veloci e con la grafica numero 10, Morgan, che ormai conosciamo e straconosciamo, sta segnando in realtà Vlahovic in queste amichevoli per campionato. Ha segnato con l'Atalanta, sì. Ha segnato con l'Atalanta, ha segnato anche quella prima, ne ha fatti 2 nelle ultime. Ha segnato anche Jonathan David, che io mi continuo a mangiare le mani per Jonathan David, ma questo è un altro discorso. Dusan Vlahovic, anche lui comunque molto giovane ancora, sembra abbia 34 anni per tutto quello che è accaduto da quando era a Firenze in poi, ma in realtà ne ha solo 25. Serbo 1,90, ingaggio qua, ingaggio emoji che ridono, direi, soprattutto per quanto ha reso negli ultimi anni, però poi vai a vedere i gol: 15, 18, 14, in una Juve tremendamente diversa da quella di qualche anno fa. Allora, faccio lo stesso discorso che avevo già fatto prima anche a lunch con Lore. Il problema di Vlahovic sono i gol che sbaglia. Perché Vlahovic è un giocatore che segna, nel senso che i suoi gol alla fine, anche nelle stagioni in cui è stato, perché in realtà in tutte queste ultime 3 stagioni è sempre stato iper criticato dai tifosi juventini soprattutto, poi andate a guardare rispetto alle classifiche, 15 gol, ok, 15 gol non sono un numero esorbitante, andate a guardare quanti giocatori lo scorso anno hanno fatto più di 15 gol in Serie A. 3. Retegui, che ha oggettivamente un po' overperformato, Ken, che ha oggettivamente un po' overperformato, e credo Marcus Thuram. Ken, che è quello che prenderei io, tra le altre cose. Io non mi fido tantissimo di Ken, però al di fuori, Io cioè con Vlahovic è uno che i gol li fa. Sì. Il problema vero di Vlahovic è che tanti ne fa, tanti se ne magna, ma si magna i gol brutti, quelli proprio davanti alla porta, che tu lo guardi e alla fine ti ha fatto doppietta e tu comunque gli inveisci addosso perché si è mangiato quel gol che non esiste. E lui va in crisi, va in depressione, si incarta da solo. Però poi i numeri sono lì. Lui i gol cioè, tendenzialmente negli ultimi anni con 15 gol in Serie A sei terzo/quarto nella classifica capocannoniere, non più basso. No, ma è vero, ma infatti, cioè, se noi cerchiamo uno che faccia gol, li fa. Poi ha tutta un'altra serie di contro che si porta un po' appresso e che qualsiasi sarà la sua prossima avventura dovrà un po' smussare, per forza di cose. Per forza di cose. No, quell'ingaggio lì non esiste. Ma quindi, arrivati ormai a 10 minuti dalla fine della puntata, così leggiamo un po' di messaggi, facciamo quest'ultima grafica, la 11, e vi ascoltiamo un pochino di più, recuperiamo anche perché siamo stati assenti live da un po' di giorni e quindi vogliamo anche dare molto più spazio a voi. Questa settimana Lunchpress telefonate sempre e costantemente aperte alle ore 13, alle ore 16 al talk ci sarà anche magari nei prossimi giorni la possibilità di telefonarci. La domanda, mentre la Zanzara confermo, mi appunto, niente da fare, la domanda è: ma dei due chi si prende? Faccio il sondaggio mentre tu fai il sondaggio, rifletti. perché per me non è assolutamente semplice. Allora io prima mi permetto sempre di fare la mia solita critica Non c'è premessa puntuale. del prenderei un terzo, voglio quell'altro, no, quello costa meno, proprio dritto. preferenza tra uno o l'altro. Ok. Allora, prima leggo Marco Migliore
abbonato, quindi si può leggere ovviamente, che scrive: non abbiamo un centravanti forte degno del Milan, fisico e tecnico da Ibra 2012. Ragazzi, il povero Olivier Giroud, Sì, poverino. secondo me avrebbe qualcosa da Vabbè. ridire. No, ok, va bene, No, non sì. rispetto a tutti quei crisi. Ovvio, Olivier non Giroud è era un Ibra, attaccante. va bene, però, cioè, Olivier Giroud è un attaccante che al Milan c'è stato che a alla 40 grande. anni va in Liga anni, E ha già sì. segnato l'esordio, sì. Højlund. Ah, così proprio. me l'hai- Proprio duro, Højlund. Adesso arriva, non scrivetelo in chat il voto, poi li leggiamo, però votate. Scrivetelo anche in chat, fate vobis. Oh, No, ecco. io anzi ti dico tutte e due cose, ti dico Højlund quello che vorrei e Højlund quello che credo abbia più chance di arrivare dei due. Ah, proprio anche ti sbilanci. Sì, perché secondo me quell'ingaggio di Vlahovic è un problema abbastanza insormontabile. Abbastanza. Cioè, o lui veramente dice, va bene, cioè invece che 12 guarda, ne prendo Mollo. 4. Però 4 4 è non un credo, terzo. 6, 7 magari. Però cioè, tu prendi un giocatore e lo paghi come Leao? Se è Vlahovic sì. Prende 12, non puoi dargli nemmeno di 6, 7. Sì, però poi ci subentra quel discorso che si era fatto ai tempi del rinnovo di Leao. Quindi a Leao è stato dato un po' di più, è stato detto ai compagni No, gli diamo un po' di più perché è il migliore, e i compagni hanno detto sì, è il migliore e merita un po' di più. Io credo, ho la sensazione che con Iglitare non so quante persone vadano a bussare a dirgli Ciccio, voglio di più a Iglitare, non lo so, ho questa sensazione. Incute quel timore reverenziale. Secondo me un pochino sì, ma a parte questi discorsi un po' da bar, quindi Højlund, ma c'è un motivo particolare o... Di Vlahovic mi spaventa la scarsa solidità mentale. Vlahovic ha dimostrato di essere un attaccante un po' un essere umano un po' fragile, secondo me mentalmente parlando. È uno che si blocca facilmente quando comincia magari ad andargli storta per un paio di partite. E secondo me in un ambiente come, con tutto rispetto per la Juve, per gli Juventini, per lo Stadium, in un ambiente come San Siro, che non è lo Stadium, e in un momento storico del Milan come questo, quindi dopo una stagione terrificante, eccetera, eccetera, è tanta pressione da gestire per un ragazzo che secondo me mentalmente è un pochino fragile. Højlund è un po' più scommessa, ma può darti secondo me qualcosina in più, premesso che uno o l'altro mi vanno bene tutti e due, non disdegno nessuno dei due, disdegno i piani B, tutti invece. Tutti? Abbastanza tutti, Ma sì. come? Ma prima Salvo fuori onda mi hai detto che il tuo preferito è Nicholas Jackson. No, io ho detto che il mio preferito è Jean-Philippe Mateta, ma è stata una voce che è morta subito purtroppo. Sai che io sono molto combattuto Mica in facile, questo sondaggio qua, perché io ripenso a quel Vlahovic che aveva indosso non sta maglia qua bianconera, aveva quella indosso viola. quella viola e caspita. Sì, se torna quel giocatore lì, sì. Cioè io vorrei puntare a recuperare quel ragazzo lì. Poi non so se succede, probabilmente non tornerà più a livello di testa quel giocatore lì. Glielo auguro, naturalmente. Poi però è difficile tornare su certi livelli proprio di attenzione, non so come dire, cioè non so come spiegartelo, certi livelli proprio di dedizione, attenzione, lavoro, cioè su quei livelli lì che aveva quando è arrivato in Italia. E quindi ti direi Vlahovic, poi però dico, però se arriva qua e poi si blocca, non diventa? Lo capito? so. È difficile. Invece tipo del messaggio in chat di Marco Vago, che cosa ne pensi? Sempre legato a Dujan. Cosa scrive? Hai trovato? Marco Te lo leggo Vago, io. Se c'è una persona che può gestire l'aspetto psicologico di Dusan e Max, e infatti, vedi, bravo. Però io dico, cioè, secondo me Vlahovic non è proprio uno dei giocatori maggiormente valorizzati da Allegri. Tenderei a dire anzi. Cioè, non lo so, perché Vabbè, gli attaccanti con Allegri lo È sappiamo, vero, non è è vero. che fanno faville. Ma va, no, però dico, cioè non sarebbe la prima volta, capito, che Allegri e Vlahovic si incontrano. Perché allora, cioè uno mi dice, guarda, vorrei vedere cosa combina Vlahovic con Conte. Sì, sarei curioso. Però vedere che cosa combina Vlahovic con Allegri è già successo. E più o meno è rimasto sempre lì. Sì, in una Juve che mette Nicolussi Caviglia 3 anni fa titolare in Coppa Italia. È verissimo. Cioè,
con le dovute proporzioni. Non lo so, è davvero un rebus questo, è davvero un rebus. Poi magari ci stupiscono e arriva davvero Nicholas Jackson, però spero di no. No, dai. Spero. No, ma tra questi ti dico, io comunque Spero. sono entrambi scommesse, perché entrambi ci sono Beh, chiaro. motivi per cui può andare molto bene, motivi per cui può andare tragicamente male. Entrambi affascinano, uno per un motivo, uno per un altro, perché comunque Vlahovic abbiamo ancora giustamente tutti negli occhi il Vlahovic della Fiore, perché i numeri dicono che comunque Vlahovic è uno che continua a segnare, Højlund perché abbiamo ancora tutti negli occhi quella stagione con l'Atalanta. Certo, è un pochino una scommessa, secondo me è una scommessa economicamente parlando, quella di Højlund che ti può costare un pochino meno, quella di Vlahovic è una scommessa che ti costerebbe un pochino di più. Premesso che appunto è credo più facile la trattativa per Højlund di quanto non quello sia sicuramente. quella per Vlahovic. Grazie a Marco Vago, si è anche abbonato, hai visto? Per la prima Grande, volta vedi? è il migliore. Marco, grazie davvero di cuore per il tuo abbonamento. Continuate tutti quanti a farlo, c'è il link fissato in chat, 2,99 al mese, praticamente 2 caffè ormai a Milano o giù di lì, e ci aiutate davvero tanto, ma davvero tanto, sia così che con i like, che con i commenti, insomma, con le solite cose per darci una mano. È anche il Ti sondaggio sei comunque abbastanza tiratino. abbastanza spaccato, con una lieve preferenza per il serbo della Juve. Sì. Hai notato che parliamo da ormai quasi un quarto d'ora degli attaccanti e non abbiamo detto né la parola Santiago e né la parola Jimenez? Allora, io Torniamo in studio. sto Morgan. sviluppando anche per quello che leggo in giro, un affetto umano per Santiago Jimenez. Perché io continuo a sostenere che è veramente, ma veramente troppo presto per bollare Santiago Jimenez come un pacco, un paracarro, bla bla bla. Io sono d'accordo. Nel senso che è arrivato a metà anno per cercare di salvare una nave che stava andando a picco, ma proprio spezzata in due come il Titanic, non a picco un po', a picco tanto e a picco dritta, in cui non funzionava niente, ma niente di niente. Lui è arrivato dal campionato olandese, con tutto il rispetto per il campionato olandese, in una realtà in cui non funzionava niente. Non avevo la pretesa che da solo salvasse la baracca, anche perché comunque è una punta che hai pagato 35 milioni, che non sono 15, ma non sono neanche 70, sono 35. Cioè più o meno avevi idea di che cosa ti stavi portando a casa. Per me può fare indubbiamente meglio di così, di come ha fatto negli scorsi 6 mesi. Sicuramente adesso non ha la gamba, ma palesemente, perché ieri era proprio imballato da morire. Però rendiamoci conto, cioè teniamo sempre in considerazione che lui e Modric sono stati i due giocatori del Milan di oggi che hanno finito più tardi la scorsa stagione, Sì. quindi che sono evidentemente più indietro a livello di preparazione. Io vorrei ancora che il Milan puntasse un bel po' su Santiago Jimenez, perché secondo me può ancora dimostrare, deve dimostrare, ma può dimostrare tanto. Chiudo il sondaggio, che è stato vinto con quasi il 60% dei voti, non è proprio il 60, è il 58%, da Dusan Vlahovic, che ancora comunque riscuote delle preferenze, Højlund il 41%, quindi non è proprio la metà, c'è una lieve preferenza per Vlahovic, ma tant'è. Giacomo Mirandola, grazie, siamo arrivati in fondo a questa puntata di Radio Rossonera Talk, ti ritroviamo domattina a Obbligo di Riscatto e poi ai prossimi giorni. Assolutamente sì, grazie a te, grazie a Morgan, grazie a tutti voi che siete stati oggi belli attivi, belli partecipi in chat, e chissà che questa settimana, visto che sappiamo che il Milan fa mercato quando il direttore non c'è, giusto, credo che uno dei due lo chiuderemo in settimana. Che è ufficiale che questa settimana si chiuderà la punta, bisogna capire chi, ma si chiuderà probabilmente questa settimana. Esatto, grazie anche a Morgan in regia che ha messo in onda tutte le grafiche e soprattutto ci ha messo in onda. Grazie a voi che siete stati qui con noi, chi si è abbonato, chi ha messo like, chi ha commentato, insomma chi ci ha semplicemente anche seguito. Grazie a tutti da parte anche di Enrico Boiani. Ci ritroviamo domani con Obbligo, Lunch, Talk, il giorno dopo Obbligo, Lunch, Talk, e quello dopo Obbligo, Lunch e Talk. E quello dopo? Anche. Ciao. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori.
L'iscrizione costa solo €19,99 per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.